Chissà se Molle Baule ha fatto il prodotto anche per la Lancia Delta. Boh. Eh, Sembrerebbe proprio di sì, eh? Che ne dite? Dai, sto scherzando come sempre. Certamente se state vedendo questo video il prodotto è già stato collaudato da mesi e provato anche su molte auto come sempre facciamo. Buongiorno a tutti, sono Thomas di Molle Baule. Guardate qua, finalmente che macchina ho! Una Lancia Delta. Erano anni che la cercavamo, se state vedendo questo video vuol dire che già sono trascorsi alcuni mesi dal primo test e il prodotto risulta funzionante e quindi abbiamo deciso di metterlo in vendita. Come sempre, aprire la descrizione da eBay, unico sito dove vendiamo i nostri prodotti, e leggere tutta la descrizione. Troverete il primo test da fare, perché macchina datata, ma anche per le macchine nuove, bisogna sempre capire se i pistoncini sono ancora fluidi, a meno che non siamo in un periodo talmente freddo invernale, quindi sotto i 5-7 gradi circa, e i pistoni naturalmente sono più duri. Quindi, cosa dobbiamo fare? Chiudiamo il baule, lo sganciamo e diamo un piccolo slancio come per simulare la spinta del nostro prodotto. Fantastico, pistoni ancora in ottimo stato. Cosa vi serve per installare in pochi minuti il nostro prodotto? O due pinze e del nastro nero, oppure una pinza e una morsa da banco. Anche se ce l'avete già fissata al banco, basta una morsa. Della gomma, in modo da prendere lo stelo del pistone e non strisciarlo, oppure della stoffa grossa, tanti strati in modo da non strisciarlo. E poi un aiuto, se qualcuno vi aiuta a sorreggere il baule mentre togliete il pistone, oppure, metodo sempre efficacissimo, una scopa. Ora in questa macchina non vedete il pannello qui perché sta facendo altri lavori con la telecamera, non preoccupatevi, la vostra qui ha il pannello di plastica, mettete la scopa in modo che se togliete il pistone il baule non cade giù. Guantini per la sicurezza, prendiamo il nostro cacciavite a taglio e andiamo piano piano a togliere il pistone. Come sempre, allentare la fascetta, mettete una mano davanti senza toglierla perché vi può scappare oppure la perdete, ok? La stessa cosa la facciamo per l'altra parte del pistone, allentiamo un po' la graffetta e lo togliamo. Se utilizzate la morsa della gomma o della stoffa in modo da non strisciare lo stelo e andiamo poi a svitare il perno. Se non avete la morsa utilizziamo del nastro isolante, nero o di altri colori non ha importanza, andiamo a fare più o meno in questa zona tanti giri in modo da creare spessore. Prendiamo qui con la pinza, attenzione sempre a non strisciare lo stelo, e andiamo a svitare il nostro perno. Eccolo qui, ok? Per questa vettura cosa vi arriverà? Il nostro prodotto già provvisto di gommino da inserire sul vostro pistoncino. Mettete una goccia di olio qui se avete difficoltà oppure basta premere, spingere e girare dal gommino così non si toglie dalla sede e con un po' di pazienza si gira e si innesta in questo modo. D'accordo? In questo caso specifico della Lancia Delta non servono le rondelle perché il perno fa già da base alla nostra molla. Andiamo ad avvitare il perno, fate attenzione, la filettatura deve essere bella dritta altrimenti danneggiate il perno. Andiamo a stringere finché riusciamo con le mani, dopodiché sempre qui con la pinza andiamo a chiudere. Se avete la morsa usate la morsa e fate anche prima. Ok, andiamo a rimuovere questo nastro. Togliete eventuali residui di colla del nastro in modo che il pistone sia bello pulito. Perfetto. Rimontiamo il pistone, ci assicuriamo che sia ben fissato. Quanto ci ho messo? Forse è il tempo di raccontarvelo.
E adesso facciamo la stessa cosa dall'altro lato. Velocizzo il video per semplicità. Bene, abbiamo installato entrambi i pistoncini. Ora cosa dobbiamo fare come sempre? Abbassare il baule piano. Quando arriviamo ad appoggiare la molla dobbiamo farla ammorbidire, si dice in termine tecnico si chiama snervamento. Abbassiamo piano finché sentirete che poi le molle diventano effettivamente più morbide ed è il risultato che vogliamo ottenere. Nei giorni successivi si ammorbidirà ancora un po' di più e manterrà la sua spinta per tutta la vita. Se un giorno non funzionerà più, non saranno le molle a non funzionare, ma saranno purtroppo i pistoni da sostituire. Vado a chiudere. Prendo la chiave, ma se mia moglie si dimentica che le molle sono installate non si può fare del male se preme il pulsante. No, basta che preme il pulsante e il baule si alza da solo e lo si lascia andare. Perché? La spinta è sempre quella dei vostri pistoncini. È soltanto che adesso non è più soltanto da metà baule in poi, ma c'è anche nella prima fase. Chiuderlo, penso sia già stato dimostrato, è molto semplice. Grazie a tutti, buona giornata e se avete delle domande aprite la descrizione eBay, lì ci sarà scritto tutto. C'è l'assistenza che seguirà tutti i nostri clienti pre e post vendita. Grazie a tutti.